E ciao a tutti, take numero 3, come potete vedere oggi voglio parlarvi di The Stars Will Guide You Home, ma intanto come sempre diamoci un'occhiata, ciao, di nuovo, questo è il gioco, gli errori derivano da mille altri problemi, vi racconterò tutti dopo. The Stars Will Guide You Home, ecco qua, un'opera di Albi, un autore italiano, è la terza opera che produce, questo è un solo journaling game con dentro un subgame con un ulteriore subgame, ma partiamo dall'inizio, ovvero di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di The Stars Will Guide You Home, un solo journaling che nasce da Kickstarter, una piccola zine, esattamente una coppia di zine, a essere esattamente sinceri, realizzato da Albi, un autore italiano indipendente che ha prodotto già The Royal Cartographer, dovreste vedere da qualche parte qui un link, e inoltre Superstizioni, la sua ultima opera che ha realizzato con il gruppo Nessun Dove. Cosa giochiamo in The Stars Will Guide You Home? In The Stars Will Guide You Home giocheremo un famosissimo capitano di una nave, di una serie di fascelli, esattamente 13, alla ricerca di una nuova terra natia, una nuova isola in cui far prosperare il proprio popolo. Perché il popolo è partito? Si scopre iniziando a giocare, ma non è l'unico motivo. Di fatto è un viaggio, un esodo di una civiltà, e il diario del capitano che, guardando le stelle, famoso proprio per le sue capacità di trovare le strade negli incroci delle stelle, porta il popolo in questo viaggio, cercando un'isola che sia adatta come loro nuova casa. Non sarà facile, l'importante è riuscire a farlo prima che tutti siano troppo stanchi e che quindi decidano comunque di approdare su un'isola, e ci potrebbe addirittura essere il rarissimo caso di un ammutinamento. Ma a parte il setting, vediamo come funziona il gioco. Allora, il gioco, come vi dicevo, è un journaling game. Inizia proprio esattamente con la creazione del perché siamo in viaggio. L'unica cosa, a proposito, cosa serve per giocare? Scusatemi. Serve questo, The Stars Will Guide You Home. Serve una copia di una mappa astrale, che è questa, un incrocio esagonale di 5x5 nel punto più esteso di esagoni, quindi un gruppo fondamentalmente 5x5 di esagoni. Serve una copia utile ma non necessaria delle mappe astrali che trovate nell'Atlas. Sono una raccolta di nomi di isole, vi spiegherò tra poco cosa servono, una moneta e un mazzo di carte. Il mazzo di carte va spaccato subito in due e vi serviranno da una parte solamente picche e cuori, dall'altra parte mettete fiori e quadri, lasciateli da una parte, ne parliamo tra un secondo. Torniamo quindi a noi, quindi abbiamo picche e cuori in un mazzo di carte, una moneta e queste copie. Come funziona il gioco? Iniziamo fondamentalmente cercando di capire perché siamo in viaggio e quindi da cosa stiamo scappando, perché siamo partiti. Potrebbe essere maledizioni, guerre, ma molto alto dalla giustizia. Ci sono il motivo per cui il viaggio parte. Dopodiché, l'altra cosa che dobbiamo fare è creare la nostra mappa astrale. Avremo una lista di stelle che devono essere disposte nel lato sinistro di questo gruppo di esagoni. Non è così difficile, vi basta un disegno. Se avete tra le mani il gioco lo scoprite all'istante, è molto molto semplice. In poche parole ci dà 5 stelle da mettere per le linee orizzontali di questa mappa 5x5. Qui avremo per esempio Arcturus, Procyon, Bellatrix, Sirius. E poi avremo altre 5 stelle da mettere per le linee verticali, come per esempio Regulus, Vega o Pollux. Le possiamo mettere come vogliamo, l'importante è che quelle verticali stiano sulle linee verticali e le orizzontali su quelle giuste, altrettanto orizzontali. Perché le possiamo randomizzare? Perché è l'incrocio di queste due stelle a indicare un esagono, ed è quello l'obiettivo che si dà il nostro personaggio, il nostro capitano. Ed è anche quello che indica uno specifico nome di una delle isole. L'Atlante infatti serve proprio a identificare quale isola incontriamo nell'incrocio di quali stelle. Cambiando le chart, quelle che vi dicevo prima, no? Quei quadrati che vi ho mostrato rapidamente dell'Atlante, cambieremo quale isola si trova a quale incrocio di quale stella, permettendoci di rigiocare il gioco e di scoprire isole differenti, ma semplicemente senza avere il bisogno di ricordarsi che al centro c'era quell'isola, allora non ci voglio andare. Sarò libero di fare quello che voglio, perché cambiando le tabelle di incroci ci permetterà di randomizzare letteralmente quale tipo di isola potremmo incontrare. Fondamentalmente è un ulteriore livello di randomizzazione. Tabelle differenti, diverse disposizioni delle stelle insieme permettono di non sapere quale isola troveremo all'interno degli esagoni che andremo a esplorare.
spiegazione rapida e meccanica, scusatemi, di quello che serviva per capire, torniamo a come funziona il gioco. L'idea è estremamente semplice: si estrae una carta e si guarda un prompt di viaggio, classici prompt di journaling game, che servono appositamente a darti un'idea di cosa succede nel viaggio, che possa essere una nave si danneggia, ne devi smontare una per riparare l'altra, incontri qualcuno, ci sono dei dispersi, vedi un animale marino che però non ti va ad attaccare. Crea degli prompt per poter scrivere la parte iniziale del diario di viaggio. Subito dopo, deciso in quale incrocio di stelle, cioè là per esempio dove Alcione si incrocia con Pollux, che indica una stella e quindi indica un posto preciso e quindi un'isola precisa, andiamo a vedere che tipo di isola incontriamo. Le isole sono tante, sono fantastiche, tra parentesi, cioè le idee delle isole sono bellissime, sono alienanti, sono ispiranti. Ogni isola ha una descrizione e ha 2 prompt che l'accompagnano. Si legge l'isola, si legge i prompt, se ne sceglie uno e se c'è un simbolo di una moneta accanto al nome dell'isola si lancia una moneta. Alla fine che cosa avremo? Avremo fatto una parte iniziale del nostro journaling sul viaggio, incontreremo un'isola che sarà descritta, avremo un prompt tra 2 a scelta nostra da poter aggiungere sull'isola e lanceremo questa moneta. Questa moneta serve a capire quanto ci stiamo stancando in questo viaggio. Se uscirà a testa avremo un aumento di stanchezza, se uscirà a croce 2 aumenti di stanchezza. Non solo, se nelle carte dei prompt del viaggio peschiamo consecutivamente 2 carte a picche, avremo un ulteriore punto di stanchezza. Questo a cosa servono? Perché giunti su un'isola la dovremo controllare. Se sarà arrivata a 8 o sarà superiore a 8, beh, a quel punto ci dovremo fermare. Non possiamo spingere oltre il nostro viaggio e dovremo in tutti i modi rimanere in questo posto. Ci sarebbe anche il caso molto drammatico in cui nel viaggio, arrivando su un'isola deserta e non abitabile, ci potrebbe essere che ci venga abbandonato il capitano e tutti gli altri se ne vadano. È difficile, ma può succedere. In ogni caso, in questa maniera abbiamo un conteggio di quanti viaggi ancora possiamo fare e comunque non se ne potrebbe fare meno di 5. Quindi in realtà avremo una serie di isole da esplorare, avremo una base di diario di viaggio che deve sempre a proposito cominciare con l'indicazione di quale isola abbiamo incontrato e di quale carta abbiamo estratto. Perché questo? Come vi dicevo prima, questo gioco ha dei subgame. Intanto abbiamo finito The Stars Will Guide You Home. Dopo 5 viaggi o più attraverso le varie isole troveremo un'isola in cui vogliamo rimanere, faremo di fatto un'estrazione per l'epilogo, mettiamola in questa maniera, come ultimo viaggio per raggiungere casa, e potremo concludere la storia di questo gruppo di persone che cercano una nuova nazione. Ma possiamo cominciare a questo punto a pensare ad altre 2 cose. Primo, Epico, una delle versioni che c'è all'interno di The Stars Will Guide You Home è di fatto un'espansione che permette di giocare al contrario. Abbiamo visto poco fa in un altro gioco che fondamentalmente permette di prendere tutti i prompt usati precedentemente, quindi tutti gli eventi e tutte le isole incontrate dal viaggio, e noi giocheremo molti secoli dopo uno scrittore che racconta come è nata la nostra civiltà. Sceglieremo chi siamo, sceglieremo qual è il tono che vogliamo dare, abbiamo solo una parte del viaggio che ci è rimasto tra le mani, il nostro obiettivo è scrivere il racconto epico di come è nata la nostra civiltà, di fatto farne l'epica del viaggio. E non è solo, un'altra cosa, come vi ho detto prima, il mazzo di carte andava spaccato in 2. Le picche e le cuori servono per i prompt del viaggio. A cosa servono fiori e quadri? Fiori e quadri li possiamo giocare qui, in quest'altro oggetto, una cartolina meravigliosa che in realtà è un ulteriore gioco che ha un generatore di costellazioni. In questo gioco, estraendo le 2 carte, si creano tutta una serie di regole che ci permettano di capire che cosa è la costellazione, cosa vuole rappresentare, qual è la storia alle sue spalle, quante stelle deve contenere e che tipo di disegno devo fare per realizzarlo. E ci permette di creare le costellazioni con le stelle, in modo da poter integrare il gioco precedente in maniera epica, bellissima se uno vuole. Non solo posso dire che nel mio viaggio andrò nell'incrocio tra Alcione e Pollux, ma posso riportare al lato la costellazione, per esempio la costellazione del mantello, e metterci tra le stelle della costellazione del mantello Pollux per far vedere dov'è. Si potrebbe letteralmente creare quasi un astrolabio di un mondo fantastico generando le costellazioni e mettendoci le stelle che portano poi e guidano nelle varie isole. Allora, e quindi andiamo all'opinione.
Ah, come avete capito mi garba? Sì, mi garba. L'ho letto rapidamente, è stata una cosa che ho fatto di gran carriera e l'ho trovato affascinante per la sua estrema semplicità. Il gioco non ha pretese e non le vuole avere. L'idea è facciamo un semplice viaggio ad una nave, con delle scelte anche drammatiche da dover fare e creiamoci una storia dietro. Nella sua incredibile semplicità e nell'ispirazione Odissea, Iliade, tutto quello che potrebbe essere nel grande classico, c'è una valanga di possibilità di gioco e questo potrebbe tranquillamente essere un prequel, una fase creativa da poter poi integrare in altri giochi. La possibilità di creare delle costellazioni, di creare delle leggende riguardanti la nascita della nostra nazione, permettono di creare delle basi solide narrative per una qualunque ambientazione che si sta scrivendo in una maniera esplosiva. Non solo, l'idea che il gioco ti permette di fare tanti piccoli sottogiochi lo rende non solo avvincente, ma non fine a se stesso. Non solo mi divertirò nell'atto, ma quello che ho creato lo posso ampliare con un altro piccolo gioco. Mi dà senso a quello che ho appena creato. È un gioco in journaling che contiene senso. Esattamente come nell'opera precedente, che vi ripetevo prima, è The Royal Cartographer, l'opera non si esaurisce nell'atto stesso di essere giocata, ma la permette di essere rispesa in altro e che quindi non solo è un semplice gioco, ma come ho già detto a volte, in questi casi diventa uno strumento per altri giochi. Basta. È semplice, si legge in mezz'ora e si gioca in ancora meno. Fine. The Styles will guide you home. Ciao!